Questa volta parliamo di Long Story Short e l'argomento è Long Story Short è il nuovo BoJack Horseman. Ma prima, sigla. Allora, perché parliamo di Long Story Short e del fatto che possa essere il nuovo BoJack Horseman? Perché l'autore è lo stesso, è Raphael Bob Waksberg. Allora, questa serie è animata, uscita su Netflix nell'estate 2025 e parla di una famiglia di ebrei statunitensi. E questa famiglia è composta da madre, padre e 3 figli. Il più grande Avi, la femmina è Shira e il terzo è Yoshi. Qual è la caratteristica di questa serie? È che si svolge nell'arco di vari spazi e tempi. Spazi che hanno a che fare con i luoghi in cui si muove questa famiglia nel corso degli anni, tempi perché comunque non c'è una narrazione cronologica lineare, ma ci sono dei flashback, dei continui sbalzi temporali. La cifra stilistica è proprio questa, cioè quella di far vivere allo spettatore varie fasi della vita di questa famiglia con salti di tempo che spiegano come erano nel passato e come sono oggi. E gli sbalzi di tempo più remoti sono quelli degli anni 90, mentre quelli più recenti è il 2022 perché sono 2 anni dopo il Covid. In questa serie il Covid ha un peso importante. Non voglio fare spoiler, ma è molto importante perché porta una situazione molto triste in famiglia. Ci sono delle vicende particolari in questa storia? Nì, nel senso che è uno slice of life, cioè la quotidianità di quello che vive questa famiglia con i vari membri, ma allo stesso tempo ci sono dei passaggi di vita che fanno capire perché oggi questi personaggi sono così. In particolar modo c'è il figlio più giovane, che è Yoshi, che nel corso degli anni fa delle scelte lavorative e di vita molto personali, anche un po' bizzarre, ma allo stesso tempo assolutamente non criticabili, nel senso che lui è un personaggio che ti fa capire che nella vita uno può fare qualsiasi cosa, ma non va giudicato per questo. Shira negli anni praticamente cambia vita perché scopre di essere omosessuale e quindi avrà negli anni una compagna. Avi invece fa una vita più classica, trova una fidanzata con cui quasi cresce insieme, si sposa e ha una figlia. E questa figlia si chiama Anna. Questi sono gli unici spoiler che faccio, ma non sono spoiler perché sono comunque elementi portanti della narrazione senza i quali non si può parlare. Cosa ha di particolare questa serie? Questa serie è particolare per il fatto che innanzitutto mette in circolo le usanze di questa famiglia, che sono usanze della religione ebraica. In particolare c'è il famoso Bar Mitzvah, che è una sorta di passaggio da un'età all'altra, 13 anni praticamente. Quando si raggiungono i 13 anni c'è il famoso Bar Mitzvah, che spesso si festeggia. Questo è un periodo storico in cui sto registrando, in cui
gli ebrei non stanno godendo di ottima considerazione per la vicenda in Medio Oriente, senza entrare nel merito. Ma questi sono comunque ebrei che vivono negli Stati Uniti e vivono comunque come persone qualsiasi, cioè non bisogna assolutamente stigmatizzare il loro stile di vita. Anzi, diciamo che i discorsi che fanno sono discorsi che possono riguardare chiunque e possono riguardare tutti noi. Perciò le perplessità del crescere, i timori adolescenziali, le narrazioni di genere, il lavoro, le scelte di vita, la pressione sociale, i genitori, eccetera. Perché questa serie funziona moltissimo? Perché è una serie che va guardata assolutamente con attenzione, perché più che grandi azioni eclatanti in sé, quello a cui si deve far caso sono i dialoghi, le situazioni, le riflessioni che ne vengono fuori. E perché questa serie può essere un po' associata a BoJack Horseman? Non è solo il fatto che sia lo stesso autore, ma per il fatto che vi siano degli elementi comuni. Partiamo dalla grossa differenza che qui non ci sono animali antropomorfi, ci sono solo persone. E invece le similitudini riguardano sicuramente tratti comuni di alcuni personaggi. Yoshi ricorda moltissimo Todd, con quell'atteggiamento un po' prendo la vita com'è e ne voglio fare tesoro. Scusate. Shira ricorda un pochettino di Diane, mentre la compagna di Shira sta canovista come Mrs. Carolyn. Dicevo, la compagna di Shira ricorda molto il personaggio della gattina, sta canovista che non si rilassa mai. Abby ricorda un po' BoJack, così un po' i genitori con le varie sfumature, ma la mamma ricorda molto la mamma di BoJack, e alcune situazioni come ad esempio il funerale di uno zio che ricorda il famoso funerale della mamma di BoJack con relativo monologo. E può essere questa serie il nuovo BoJack Horseman? No, perché BoJack Horseman era una totale seduta di psicoterapia, perché venivano approfondite, anche se con tono molto ironico, delle tematiche pesanti come la depressione. Non è il nuovo BoJack Horseman, ma attenzione, non va sminuito per questo. Piuttosto, pur avendo dei tratti in comune con BoJack Horseman, long story short, ricorda un'altra serie, che è F is for Family. Perché la famiglia, con le sue bizzarrie, la sua ironia e la satira della società americana, si trova in F is for Family più o meno alla stessa maniera in cui si trova in Long Story Short. Solo che la famiglia di F is for Family è una famiglia dei primi anni 70 e quindi è la società di quegli anni, anche se tante cose non solo non sono cambiate, forse sono anche peggiorate dagli anni 70. E non può essere il nuovo BoJack Horseman perché è difficile affezionarsi ai personaggi, non perché non siano efficienti, ma purtroppo stiamo vivendo un periodo storico in cui ciò che ha a che fare con il mondo ebraico è un po' visto non male, ma sì. È sbagliato essere antisemiti, non bisogna assolutamente essere, ma adesso viviamo un periodo storico in cui la politica
di Israele non sta, non sta aiutando la popolazione di origine ebraica. Quindi questa cosa potrebbe creare distanza tra lo spettatore e la serie. Anche se sono personaggi che funzionano. Avi in particolar modo è una persona che potrebbe essere chiunque noi conosciamo, un collega, un amico, un parente, soprattutto lui, insomma. E per quanto riguarda invece i disegni personalmente mi hanno ricordato molto Daria. Vediamo se qualcuno si ricorda Daria, che era una serie animata cinica e satirica degli anni 90, che andava in onda qui in Italia su MTV. Penso che andasse in onda un po' in onda su tutta MTV. E non ricorda solo Daria, ma ricorda anche un pochino i Peanuts. Quindi mettiamo l'atmosfera di Daria e i Peanuts e abbiamo ottenuto Love Story Show. Se consiglio questa serie, assolutamente la consiglio, perché riflettere sui legami familiari ha sempre un'importanza non trascurabile, perché noi cresciamo tutti in una famiglia e abbiamo delle persone a cui teniamo. E io ho perso mia madre, sto registrando nell'estate 2025, settembre 2025, mia madre l'ho persa da un mese. E ci sono delle cose in cui mi sono ritrovata perché c'è un personaggio in Long Story Short che viene a mancare. Vengono fuori una serie di riflessioni e anche delle impostazioni mentali che negli anni si devono accettare, non solo nel corso dei giorni, ma appunto negli anni. Il lutto è una componente importante di questa serie. Quindi il consiglio è di guardarla con grande attenzione, di non guardarla mentre si fanno i piatti, mentre si sta messaggiando con gli amici, col fidanzato, con la fidanzata, con chiunque, così, o si sta rispondendo a una mail di lavoro. Va guardato con somma attenzione, così come bisognava guardare BoJack Horseman, ma anche Feast for Family e tutte quelle serie animate, soprattutto statunitense, che hanno quell'ironia amara e a quel fatalismo di vita che caratterizza un po' l'Occidente in questi ultimi anni. Anche perché gli Stati Uniti non stanno vivendo il miglior periodo storico, non lo stiamo vivendo noi a livello proprio mondiale, anche in Europa, non lo vive il Medio Oriente, non lo vive nessuno, quindi concentrarsi sulla dinamica familiare, sulla narrazione delle famiglie può darci il respiro giusto per essere calati nella nostra quotidianità. Non so se ci sarà una seconda stagione, io lo auspico, però se non c'è va bene lo stesso. Grazie per aver guardato i video, se vi è piaciuto attivate la campanella, iscrivetevi al canale, sostenetemi, supportatemi, fate girare i miei video, non pensate alla mia faccia, al mio aspetto, niente, pensate a quello che dico, anche con i miei errori e con le mie ripetizioni, ma sono andata a braccio perché questa è la mia forma mentis, è la mia impostazione di video. Ciao!